Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada del canal Hablemos de Canto. Esta temporada la vamos a abrir con la entrevista que hicimos en mayo de 2019 a la mezzosoprano italiana Daniela Barcellona con motivo de las funciones en el Teatro Real de la Ópera Falstaff en las que ella encarnó al personaje de Quickly. A lo largo de las diferentes partes de la entrevista, como viene siendo habitual, vamos a ir hablando de diferentes aspectos claves de la técnica vocal, así como de otros aspectos paralelos que tienen que ver con la carrera de canto y con la carrera profesional de un cantante. En el último vídeo, al final de la entrevista, como también es habitual, le pediré a Daniela algún consejo para jóvenes cantantes o para jóvenes estudiantes que están iniciando la carrera de canto, y creo que la respuesta, como también es habitual, será interesante. Espero que la entrevista os resulte tan interesante y tan divertida como me resultó a mí hacerla, y espero que el canal os siga resultando útil en vuestra búsqueda de la técnica perfecta para desarrollar vuestra carrera. Muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo a todos. Un saludo. Abbiamo la sorte oggi di poter parlare di tecnica vocale con Daniela Barcellona, che dà vita in questi giorni a Mr. Squiggly in Falstaff qui al Teatro Real di Madrid. Buon pomeriggio, Daniela. Grazie, buon pomeriggio a te. La prima domanda che faccio normalmente è quella relativa alla respirazione e l'appoggio. Come poteva lei descrivere la sua maniera di respirare per cantare appoggiata sul fiato? Sicuramente, allora, una cosa banale, la più naturale possibile, ovviamente, che è la cosa più difficile da raggiungere, la naturalità, la naturalezza nella respirazione, che non deve essere forzata, deve essere più libera possibile. E un esempio che io ho studiato con mio marito, e alla mia età, ma lui era già insegnante di canto quando io l'ho conosciuto. E lui mi diceva una cosa: quando vuoi respirare giusto, pensa ad ascoltare, ad sentire un profumo, ad annusare. Quando si annusa è tutto aperto, libero. Non, non è che si fa questo per annusare, si fa questo. Ed è tutto pronto, libero. E questo, secondo me, ovviamente la respirazione è la base di tutto. Il blocco della respirazione provoca anche problemi poi di emissione della voce, ma non solo, chiunque nella vita normale abbia problemi di respirazione, poi ci sono delle patologie che ovviamente insorgono. Però diciamo respirare in una maniera più naturale possibile, questo è il goal finale di chi vuole cantare bene e più a lungo possibile. Sì, perché io normalmente posso vedere che c'è un problema grande nei giovani cantanti, nei studenti, che loro dicono: ma quanta quantità di aerei devo prendere? Certo. È difficile, no? Sì, sì. E poi si impara con la pratica. Con la pratica. Sì, poi uno comincia ovviamente man mano che studia le arie, le opere, impara a capire quanta aria gli serve, magari per esempio nel barocco, dove ci sono frasi lunghissime che dovrebbero essere fatte tutte in un fiato perché erano scritte per i castrati che avevano questi fiati lunghissimi, ovviamente, proprio per la loro conformazione fisica e fisiologica, cosa che noi non abbiamo, fortunatamente. No. E io faccio l'esempio del canarino che ha questa capacità, questa cassa toracica enorme, ha questa vocina piccola, e lui fa delle frasi lunghissime, un po' erano i castrati così, e appunto in quel caso al barocco va studiato in maniera diversa. Si possono fare questi fiati lunghi, ma insomma ci vuole molto allenamento, molta pratica. Capisco. Lei pensa in qualche parte del suo corpo quando prende il fiato? Forse Sì, spalla. alla parte bassa della schiena, perché è un po' una respirazione, è la respirazione più naturale, poi alla fin fine è quella che si impara anche con lo yoga, perché se si respira con la parte alta, così ci si ingolfa, cioè si blocca tutto, in pratica rimane strozzato. È quello che bisogna imparare a fare quando si canta, e bisogna assolutamente togliere tensione, cioè
Respirare con la parte bassa della schiena, dietro, poi ci sono degli esercizi che si fanno proprio per focalizzare questo punto dove respirare, e fa sì che si possa avere un'ampiezza maggiore di respiro, un appoggio migliore del fiato ovviamente, e soprattutto serve quando si tende ad accumulare tensione. Io che ho fatto tanto Rossini ne so qualcosa della tensione che si accumula quando c'è da cantare velocemente tante note. Respirare in velocità bisogna farlo in maniera più tranquilla possibile, altrimenti si accumula tensione e ci si soffoca alla fin fine. Sì. E questa è la teoria del mio maestro, di Raúl Jiménez, che dice non devi respirare, Sì. il fiato deve entrare da solo. Assolutamente, diventa una cosa talmente naturale che poi entra da solo. Alla fin fine, la tecnica cos'è? È un'automazione, perché deve diventare tutto talmente allenato. Lo studio serve per questo, affinché tutto sia talmente allenato da diventare automatico, perché quando noi cantiamo ovviamente non è che pensiamo adesso prendo il fiato lì, poi faccio questo, il palato è lì, no. Sarebbe una tortura. Ecco, è come sì, sarebbe un disastro. È come mio maestro marito mi dice sempre, è come quando stai pedalando e dici ma come mai sto in piedi? E cade per terra ovviamente con tutta la bicicletta. E così è in automatico. Quando lei incomincia a cantare, quando inizia il suono propriamente, pensa a liberare il fiato o forse pensa a soffiarlo attraverso le corde vocali? Io penso solamente a una continuità, alla continuità, al fatto che fra ispirazione ed espirazione non ci deve essere nessun blocco. L'apnea è micidiale, rovina le corde, fa sì che quando il suono esce e si sta in apnea c'è un colpo sulle corde quando viene liberato il fiato. Io penso solamente che deve uscire nella maniera più naturale possibile. Questo non ci deve essere. Quindi l'idealizzazione del fiato mio è che deve fare questo movimento qua. Ovviamente ognuno di noi ha delle visualizzazioni personali un po', che ci aiutano a visualizzare interiormente quello che poi dovremmo fare. E mi viene in mente una frase che io avevo letto in un vecchio libro di canto, che ho trovato da un rigattiere a Trieste, nella mia città, un libro del 1800 di psicologia del cantante. Qua siamo nella materia oscura, ma ci si avventura in cose. Lì io mi ricordo che la prima frase iniziava così: il momento psicologicamente più difficile del cantante è il momento dell'attacco, perché in quel momento non si sa cosa verrà fuori, ed è vero. E quindi appunto questo si lega un po' al fiato, all'emissione del fiato. In quel momento bisogna far tesoro di tutto quello che si è imparato, non bloccare assolutamente il fiato, essere, diciamo, sicuri di quello che si è studiato, di quello che si è fatto prima, e lasciarsi semplicemente andare, non bloccare nulla, mai bloccare, perché purtroppo spesso e volentieri il blocco del fiato è dato anche da blocchi mentali che abbiamo noi, paura, timidezza, paura di esporsi, e ci sono tante implicazioni appunto che intervengono in quel momento lì, e quindi bisogna toglierle, bisogna essere sicuri di aver studiato, di aver fatto un bel lavoro. È il momento del dunque, buttarsi e basta, fare il passo e buttarsi nel burrone. Che bello. No, ma è vero, è vero. Dunque l'appoggio lo sente nella schiena. Diciamo di sì, io faccio la mia base, e ovviamente poi l'appoggio è qua, però il mio appoggio, io a volte lo chiamo il turbo, per andare in acuto, per fare i passaggi più complessi, ma anche ovviamente per le note più basse è più difficile localizzarlo, perché le note più basse hanno bisogno di meno pressione, però diciamo che la mia base è il retro della schiena. Lì c'è proprio la bombola d'ossigeno, il supporto, c'è tutto quanto è focalizzato lì.